pronti, quindi di nuovo vogliamo studiare dove è definita questa funzione, quindi il suo dominio, capire dove la funzione è positiva e successivamente andare a trovare le intersezioni. Ok, partiamo dal dominio. Dominio vuol dire che io vado a prendermi quello che c'è sotto la mia radice e impongo che sia maggiore o uguale di 0, cioè dico x quadro meno 4x maggiore o uguale di 0. Questa è l'unica cosa che devo fare in questo caso. E che cosa faccio? Mi raccolgo semplicemente una x, quindi mi rimane x meno 4 e cerco di usare il trucchetto che ho usato negli esercizi precedenti, ossia cerco di capire cosa annulla questa cosa annulla quest'altra cosa. In questo caso è facile da vedere che x viene annullata da 0 e che x meno 4 viene annullata da 4. Quindi adesso seguo il maggiore uguale e scopro che le soluzioni devono essere esterne, cioè avrò x minore o uguale di 0 oppure x maggiore o uguale di 4. Vediamo se è così. Effettivamente il mio dominio era proprio questo, quindi l'ho già trovato, già risolto, quindi questo punto è andato. Facciamo ad esempio le intersezioni adesso, quindi schizziamo al punto 3 perché l'ultima parte sarà più ostica. Se andiamo al punto 3, come prima devo orientarmi e cercare di capire cosa imporre, cioè ad esempio impongo x uguale a 0. Se x è uguale a 0, allora avrò che y sarà uguale a 2 per 0 meno radice di 0 meno 0, cioè viene palesemente 0. Se dovessi fare il viceversa invece non è più così tanto facile, cioè se ragiono al contrario e dico ok, voglio imporre che la mia y sia uguale a 0, vediamo cosa succede. Se y è uguale a 0, allora chiaramente scompare dalla mia equazione, qui viene 0. E allora magari mi porto la radice a sinistra, quindi diventa radice di x al quadrato meno 4x uguale a 2x. E quindi ho questa equazione che non è poi così immediata, però un trucchetto potrebbe essere quello di andare ad elevare tutto al quadrato, cioè se io vado ad elevare tutto al quadrato otterrei x quadro meno 4x uguale a 4x quadro. Quindi da qui otterrei poi, portandomi magari tutto a destra, 0 uguale a 3x quadro meno, anzi più 4x. A questo punto posso raccogliere una x ottenendo poi 3x più 4. Se adesso applico la legge di annullamento del prodotto avrei o x uguale a 0, che effettivamente è quello che io mi aspetto, ma ritrovo anche un'altra cosa che deriva dalla soluzione di 3x più 4 uguale a 0, ossia porto 4 dall'altra parte e ho 3x uguale a meno 4, divido tutto per 3 e ho x uguale a meno 4 terzi. Che cosa succede adesso? Beh, questo qui sta dentro il mio dominio? Vado a vedere il mio dominio. Effettivamente sembrerebbe di sì, il che non mi convince onestamente. Adesso ti spiego come facciamo ad escluderlo. Allora, nel mio risultato questa qui c'è come soluzione accettabile, questa qui invece non c'è e ovviamente dobbiamo cercare di andare a capire perché, che non è che possiamo lasciare la cosa irrisolta. E allora che cosa facciamo? Proviamo a sostituirla e vediamo se funziona, cioè andrò a sostituire 4 terzi dentro questa equazione, quindi avrò radice di meno 4 terzi tutto al quadrato meno 4 che moltiplica meno 4 terzi. Quindi ho fatto una semplice sostituzione. Il tutto deve essere uguale a 2 che moltiplica meno 4 terzi. A questo punto che cosa trovo? Beh, vado un attimino a manipolare un po' le cose, cioè radice. Che cosa noto qua? Che innanzitutto questo segno meno potrei cancellarlo con quest'altro segno meno, mentre il segno meno dentro il quadrato o che lo metto o che non lo metto non cambia niente. Se c'ho meno alla seconda fa sempre più. Quindi posso togliere automaticamente tutti i meno. A questo punto dentro che cosa mi è rimasto? Beh, posso andare a raccogliere qualcosina. Sicuramente posso raccogliere un 4 terzi. Se raccolgo 4 terzi rimane sempre un 4 terzi e rimarrebbe poi più 4. Quindi
ho semplicemente fatto un raccoglimento del 4/3 perché si ripete da tutte e due le parti. Quindi nel primo caso mi avanza un 4/3 perché avrei 4/3 al quadrato. Nel secondo caso invece rimane solo il 4, giustamente. Quindi avrò radice di 4/3 che moltiplica 3 per 4 fa 12 più 4 16, quindi ho 16/3. Ok, adesso vabbè, queste parentesi le posso anche rimuovere, non mi servono più e sono pronto per calcolare questa radice, che adesso è facilissimo perché posso anche spezzare la radice volendo, però ragioniamo in questo modo: 3 lo posso unire a 3, quindi avrei un 3 alla seconda. Poi la radice di 4 è 2, la radice di 16 è 4, la radice di 3 alla seconda è 3, e quindi se calcolo la radice mi viene praticamente 8/3. Se invece io vado a guardare quello che viene da questa parte, viene esattamente l'opposto, viene meno 8/3, e quindi concludo che la soluzione non è compatibile, cioè non può essere che 8/3 è uguale al suo opposto, meno 8/3, e quindi questo mi garantisce che posso escludere la soluzione x uguale a meno 4/3. Lo so, purtroppo è complicata la cosa, ma è così che si fa. Quindi questo mi ha risolto definitivamente il problema sulle intersezioni. Rimane ancora il problema sul segno, quindi io devo andare a capire il segno della mia funzione, cioè prendo questa roba qui e dico quando è che questa cosa è positiva, quando è che questa cosa è negativa, quindi me la riprendo da capo e dico che questa cosa, ripeto, deve essere maggiore strettamente di 0. Quindi io andrò a fare che cosa? Mi porto il 2x dall'altra parte, quindi ho meno radice di x quadro meno 4x maggiore di meno 2x. Cambio il verso e il segno, quindi radice di x quadro meno 4x minore di 2x. E adesso mi trovo nella casistica, diciamo, più facile, in cui mi serve che devo garantirmi semplicemente a di x maggiore o uguale di 0, la b di x maggiore o uguale di 0, e successivamente posso elevare tutto al quadrato. Ok, quindi lo faccio. Allora devo andare a risolvere x al quadrato meno 4x maggiore o uguale di 0, poi 2x maggiore o uguale di 0, e infine levo tutto al quadrato, quindi ho x alla seconda meno 4x minore di 4x alla seconda. Ok, quella di mezzo mi dice x maggiore o uguale di 0, quella di sopra, raccogliendo x che moltiplica x meno 4 maggiore o uguale di 0, e quindi di nuovo questo mi dà 0, questo mi dà 4, le soluzioni esterne saranno x minore o uguale di 0 oppure x maggiore o uguale di 4, quindi questa qui è una, questa qui è l'altra, e infine devo valutare questa. Se faccio meno 4x alla seconda ho meno 3x alla seconda meno 4x minore di 0. Cambio i segni, quindi 3x alla seconda più 4x maggiore di 0, e raccolgo una x, quindi 3x più 4 maggiore di 0, e quindi vengono soluzioni esterne, una da 0 e l'altra da meno 4/3, quindi x minore di meno 4/3 oppure x maggiore di 0. Quindi sono riuscito finalmente a trovare tutti i possibili risultati che adesso io devo unire in un sistema. Però se vado a fare il grafico non me ne esco più, di nuovo devo fare 3 cose, quindi cerchiamo di ragionarci. Quello che abbiamo detto prima è che un sistema pretende che tutte le soluzioni vanno d'accordo, no? Ok, sicuramente guardo la soluzione 2 e mi accorgo che tutto deve essere più grande di 0, quindi a me non interessa quando sto prima di 0, non interessa quando sto prima di 0, e quello che mi interessa è stare dopo 0, però mi accorgo che c'è una soluzione che pretende di più, ossia ho la pretesa sul 4, cioè devo stare dopo 4, e allora l'unica cosa è dire ok, devi stare dopo 4, quello è il punto di incontro di tutte le soluzioni, e infatti il mio risultato è vai dopo 4. Ripeto, dovrei fare un
un grafico complicato dove vado a mettere tre cose, cioè faccio il mio grafico e metto tutti i possibili valori, che in questo caso sono meno 4 terzi, 0 e 4. La 1 mi dice vai prima di 0 e dopo 4. La 2 mi dice vai dopo 0. L'ultima mi dice vai prima di questo valore e poi vai dopo 0. È ovvio che dov'è che sono tutte d'accordo? Da questa parte. La parte dove compaiono tre soluzioni che sono in accordo tra di loro è la soluzione, ma era una cosa che si poteva vedere facilmente con un colpo d'occhio, semplicemente guardando le soluzioni. Vanno tutte dopo 4, quello che interessa a me. E infatti ci sono riuscito, perché poi il risultato era quello che pretendeva. Quindi abbiamo fatto anche questo punto, e questo punto l'avevamo risolto prima. Ora, e quindi questo conclude il nostro esercizio molto lungo. Non a caso era ritenuto difficile, no? Era con tutti i trattini rossi, quindi era ritenuto tra gli esercizi più complicati da risolvere per questo paragrafo. Ci sono domande?